Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. Ciao Bob, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Sto bene, grazie. Stavo pensando di cucinare qualcosa di nuovo oggi. Ti piace cucinare? Sì, mi piace cucinare. Mi diverto a provare nuove ricette e a preparare pasti semplici. E tu? Adoro cucinare. Spesso provo ricette diverse e mi piace preparare cibi sani. Oggi voglio chiederti delle tue ricette preferite. Suona bene. Sarò felice di condividere le mie ricette preferite con te. Grazie Bob, ho alcune domande sulla cucina e su alcune ricette. Possiamo parlarne? Certo, Alice. Sono qui per aiutarti con le tue domande di cucina. Prima di tutto, Bob, qual è la tua ricetta preferita da cucinare? La mia ricetta preferita è un semplice piatto di pasta. Mi piace fare spaghetti con pomodori freschi, aglio e basilico. È facile e molto gustoso. Sembra delizioso. Anche a me piace la pasta. Usate ingredienti speciali? Sì, uso ingredienti freschi. Taglio i pomodori, schiaccio l'aglio e aggiungo basilico fresco. Uso anche olio d'oliva e un po' di sale, è molto sano. Adoro il cibo sano. Cucini spesso questa pasta? La cucino almeno una volta a settimana. È veloce da preparare e alla mia famiglia piace molto. Voglio provare quella ricetta. Puoi dirmi come la prepari? Certo, Alice. Prima faccio bollire l'acqua e aggiungo gli spaghetti. Li cucino per circa a 8-10 minuti finché non sono morbidi. Mentre la pasta cuoce, scaldo l'olio d'oliva in una padella. Aggiungo l'aglio schiacciato e lo cuocio per un minuto. Poi aggiungo i pomodori tagliati e cuocio per qualche minuto finché non sono morbidi. Sembra facile. Cosa fai dopo? Quando la pasta è pronta, la scolgo e la mescolo con il sugo di pomodoro. Aggiungo basilico fresco e un po' di sale. A volte cospargo un po' di formaggio sopra. Mi piace il formaggio. Deve renderla ancora migliore. Sì, lo è. È un pasto semplice e molto saporito. E tu, Alice? Qual è la tua ricetta preferita? Mi piace molto preparare un wok di verdure. Uso molte verdure diverse, come peperoni, broccoli e carote. Aggiungo anche salsa di soia e un po' di zenzero. Sembra sano e colorato. Mi piace il wok perché è veloce da preparare. Sì, è molto veloce. Di solito cucino le verdure in una padella calda per circa 5-7 minuti. Mi piace tenerle croccanti. Lo servi con riso o nudle? Spesso lo servo con riso. A volte uso riso integrale per un'opzione più sana. Il riso integrale è molto buono per te. Vorrei provare la tua ricetta del wok un giorno. Sarei felice di condividerla con te. Possiamo anche cucinare insieme, se ti va. È un'ottima idea. Mi piace cucinare con gli amici. Bob, hai qualche ricetta di dessert facile? Mi piace preparare qualcosa di dolce dopo un pasto. Sì, ne ho. Spesso faccio una semplice macedonia di frutta o un parfait di yogurt. Sono entrambi molto facili e sani. Adoro la macedonia di frutta. Quali frutti usi? Uso molte varietà di frutta, come mele, banane, fragole e uva. A volte aggiungo un po' di miele e succo di limone. Sembra molto rinfrescante. E cos'è un parfait di yogurt? Un parfait di yogurt è fatto con strati di yogurt, frutta fresca e un po' di granola. È molto semplice e molto gustoso. Mi piace lo yogurt. Deve essere un buon dessert. Sì, lo è. È anche molto sano e facile da preparare.
Basta stratificare gli ingredienti in un bicchiere. Proverò entrambe le ricette. Grazie per aver condiviso, Bob. Prego, Alice. Cucinare cibi sani è divertente e molto gratificante. Concordo, mi piace anche provare nuove ricette di diverse culture. A volte preparo un semplice curry o un piatto di fagioli messicani. È interessante. Voglio saperne di più sulle diverse cucine. Hai una cucina preferita? Mi piacciono molto le cucine italiana e asiatica. Il cibo italiano è molto semplice e utilizza ingredienti freschi. Il cibo asiatico è spesso molto colorato e ricco di sapore. Piacciono anche a me sia il cibo italiano che quello asiatico. Mi piace anche preparare zuppe semplici. Una zuppa di pomodoro o una zuppa di miso è molto facile da preparare. Sì, le zuppe sono fantastiche, sono sane e calde. Spesso preparo una zuppa di verdure quando voglio qualcosa di leggero. La zuppa è perfetta per una giornata fredda. Adoro una buona ciotola di zuppa con un po' di pane. Il pane è un'ottima aggiunta. A volte preparo del semplice pane all'aglio da accompagnare alla mia zuppa. Il pane all'aglio è delizioso. Voglio provarlo la prossima volta che preparo la zuppa. Ti condividerò la mia ricetta. È molto semplice. Basta mescolare burro con aglio schiacciato, spalmarlo sul pane e tostarlo in forno. Sembra semplice e molto gustoso. Sì, cucinare non deve essere complicato per essere buono. Mi piace anche pianificare i miei pasti per la settimana. Mi aiuta a utilizzare ingredienti freschi e a mangiare sano. È una buona idea. A volte pianifico i miei pasti nel fine settimana. Scrivo una piccola lista di cosa comprare e cosa cucinare. Lo faccio anch'io. Mi piace fare la spesa al mercato locale. La frutta e le verdure sono molto fresche. Anche io faccio la spesa al mercato locale. Mi piace parlare con i contadini e scegliere i migliori ingredienti. Usare ingredienti freschi fa una grande differenza nel sapore. Sì, il cibo fresco è sempre migliore, è più sano e più saporito. Bob, hai qualche consiglio per i principianti che vogliono imparare a cucinare? Sì, ho alcuni consigli. Prima di tutto, inizia con ricette semplici. Non cercare di fare piatti complicati all'inizio. In secondo luogo, leggi attentamente la ricetta prima di iniziare a cucinare. E infine, esercitati spesso. Più cucini, migliore diventi. È un buon consiglio. Ricordo quando ho provato a cucinare la pasta per la prima volta. Ero nervosa, ma era molto facile. Anch'io mi sono sentito così quando ho fatto un omelette per la prima volta. È semplice, ma avevo paura di bruciarla. Ora siete entrambi bravi a cucinare. La pratica aiuta davvero. Sì, ed è divertente provare nuove ricette. A volte sperimento anche con gli ingredienti. Modifico un po' la ricetta per renderla mia. Anche a me piace sperimentare. Ad esempio, nel mio wok di verdure a volte aggiungo una nuova verdura che non ho mai provato prima. È un ottimo modo per imparare e scoprire nuovi sapori. Concordo, cucinare è come un'arte. Puoi essere creativo e usare la tua immaginazione. A proposito di creatività, guardi mai programmi di cucina o leggi libri di cucina per ispirazione? Sì, adoro guardare programmi di cucina. Imparo molte nuove tecniche e idee da loro. Leggo anche libri di cucina semplici. Lo faccio anch'io. Mi piace vedere come cucinano i cuochi professionisti. Mi fa venire voglia di provare nuove ricette.
A volte seguo anche una ricetta di un programma e cucino lo stesso piatto a casa. È un buon modo per esercitarsi. Ho imparato a fare un buon risotto guardando un programma di cucina. Sembrava difficile all'inizio, ma quando l'ho provato non era così complicato. Vorrei imparare a fare il risotto anch'io. Forse puoi condividere la tua ricetta con me. Certo, posso inviarti la ricetta via email. Ha istruzioni passo passo, così è facile da seguire. Grazie, Bob. Non vedo l'ora di riceverla. Prego, Alice. Sono felice di condividere le mie ricette con te. Bob, cucini con la tua famiglia o con gli amici a volte? Sì, cucino spesso con mia sorella. Ci piace preparare i pasti insieme nei fine settimana. È divertente e molto rilassante. A volte cucino con mia madre. Mi insegna molte ricette di famiglia. Siamo una grande squadra in cucina. È bello. Cucinare con qualcuno rende tutto più piacevole. Sì, e puoi condividere idee e aiutarti a vicenda. A volte invito anche amici a una festa di cucina. Una festa di cucina sembra molto divertente. Cosa di solito preparate? Di solito prepariamo un pasto semplice come pizza o un piatto di pasta. Ognuno porta un ingrediente e cuciniamo insieme. È un'ottima idea. Mi piacerebbe partecipare a una delle tue feste di cucina un giorno. Sei il benvenuto in qualsiasi momento, Bob. È sempre divertente cucinare con gli amici. Concordo. Cucinare non è solo cibo, è anche condivisione e divertimento. Esattamente. Mi sento felice quando cucino e vedo la mia famiglia gustare il cibo. Anch'io. Quando vedo mia sorella sorridere dopo aver mangiato la mia pasta, so di aver fatto un buon lavoro. Questa è la migliore ricompensa. Bob, hai qualche attrezzo o gadget da cucina preferito? Sì, mi piace usare un coltello affilato e un tagliere. Adoro anche la mia padella e la mia pentola per bollire la pasta. Uso un coltello e un tagliere simili. Mi piace anche il mio wok per il wok di verdure. Un wok è fantastico per cucinare le verdure rapidamente. Vorrei comprarne uno un giorno. Dovresti. Rende il wok di verdure molto facile e divertente. Mi piace anche il mio frullatore per fare frullati e zuppe. Un frullatore è molto utile. Uso il mio per fare frullati di frutta al mattino. I frullati sono un modo sano per iniziare la giornata. Sì, e sono molto veloci da preparare. Basta frullare un po' di frutta con acqua o yogurt ed è pronto. Adoro le ricette veloci e semplici. Cucinare non deve richiedere molto tempo per essere buono. Concordo. Strumenti semplici e ingredienti freschi rendono la cucina piacevole. Pianifichi i tuoi pasti in anticipo. Sì, cerco di pianificare i miei pasti per la settimana. Scrivo un piccolo menù e una lista della spesa. Mi aiuta a comprare gli ingredienti giusti. Lo faccio anch'io. Pianifico i miei pasti la domenica. Decido cosa cucinare per ogni giorno. Pianificare rende la cucina più facile. So cosa comprare al mercato e cosa cucinare ogni giorno. Aiuta anche a mangiare sano. Quando pianifico, scelgo frutta e verdura fresche. Mi sento bene quando mangio cibo sano. Mi dà energia. Sì, un buon pasto è molto importante per sentirsi bene. A volte cambio i miei piani se vedo un ingrediente fresco al mercato. Mi piace essere flessibile. È una buona idea, faccio lo stesso. Se vedo bei pomodori o erbe fresche, potrei cambiare la mia ricetta. È divertente adattare le ricette e provare cose nuove.
Hai mai provato una nuova ricetta che era difficile all'inizio, ma è diventata facile con la pratica? Sì, ricordo quando ho provato a fare una torta per la prima volta. La ricetta era lunga e ero nervosa, ma dopo aver praticato ho imparato a misurare gli ingredienti e mescolarli bene. Ho avuto un'esperienza simile quando ho provato a fare il pane. La prima volta, il mio pane era troppo duro, ma ora so come impastare l'impasto e farlo lievitare. La pratica aiuta davvero. Ora posso fare torte e pane senza problemi. Sì, e mi piace il processo. Cucinare è come imparare una nuova abilità. Diventa più facile col tempo. Concordo. Ogni volta che cucino imparo qualcosa di nuovo. Mi piace anche leggere ricette di diverse culture. Rende la cucina più interessante. Adoro leggere ricette delle cucine italiana e asiatica. Usano molti ingredienti freschi e tecniche semplici. Esattamente. Vorrei provare a fare sushi un giorno. Sembra divertente e sano. Il sushi è fantastico. È diverso dalla pasta e dal wok di verdure, ma è anche semplice se segui la ricetta. Cercherò una ricetta per principianti per il sushi. Forse possiamo provarlo insieme. È un'ottima idea. Mi piacerebbe imparare a fare sushi con te. Grazie, Bob, per aver condiviso le tue ricette preferite e i consigli di cucina con me oggi. Prego Alice, ho apprezzato la nostra conversazione sulla cucina. È sempre divertente parlare di cibo e nuove ricette. Sì, ho imparato molte nuove idee da te. Proverò la tua ricetta di pasta e forse ti inviterò alla mia prossima festa di cucina. Non vedo l'ora di partecipare. Cucinare insieme è un ottimo modo per condividere idee e divertirsi. Concordo. Pianifichiamo di cucinare insieme presto. Forse possiamo provare una nuova ricetta o anche sperimentare con gli ingredienti. Suona come un piano meraviglioso. Grazie ancora, Alice. Sono felice di avere un'amica come te che ama cucinare. Grazie, Bob. Sono sempre qui per condividere ricette e consigli di cucina. Continuiamo a imparare e a goderci il cibo insieme. Sì, incontriamoci di nuovo presto per cucinare e condividere altre ricette. Buona giornata, Bob. Anche a te, Alice. Buon divertimento in cucina. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.